Ciao, sono Alberto Repetti, pittore e disegnatore. Su questo canale troverai esempi di pittura e di disegno, considerazioni sulla tecnica e sull'arte filtrata attraverso la mia sensibilità maturata nel corso degli anni. La volta scorsa abbiamo parlato di Monet e delle sue ninfee. Vi lascio a questo proposito in alto a destra il link al video se volete andarlo a rivedere. E mi sembrava opportuno cogliere la palla al balzo e parlarvi in maniera introduttiva del colore ad olio e specialmente dei colori che fanno parte della mia tavolozza. Vedremo quali colori uso e consiglio, sia come marca che come composizione. Prima di iniziare mi raccomando di iscrivervi al canale, perché iscrivendovi al canale sostenete il canale e fatelo cliccando sul bottone iscriviti proprio alla destra in basso del video. La pittura ad olio richiede un minimo di conoscenza dei colori, della loro composizione, e siccome sono composti chimici, la loro scelta è determinante per evitare che vi siano delle alterazioni di colore, impallidimento delle tinte, sfarinamenti, cracolature e altri mutamenti. Ovviamente questi avvengono lentamente, ma è bene conoscere quali sono i colori più affidabili, quelli che possono dialogare e consentirci di ottenere un dipinto il più possibile solido, e cioè che rimanga inalterato nel tempo. Innanzitutto vi sono i pigmenti che formano i colori e che aggiunti al medium, nel caso nostro i vari oli che vengono usati per la mestica, quindi per la composizione del colore finale, raggiungono la corposità e la fluidità necessaria per essere usati. Ma la maggior parte dei pittori, io compreso, usa acquistare i colori in tubetto, ed è di questi che oggi parleremo. Il tubetto lo dobbiamo a John Gough Rand, che lo brevettò nel 1841, di stagno, è il primo tubetto a contenere la pittura ad olio, e da quel momento si espanse per il mondo con una velocità incredibile, se pensiamo solo che dopo la metà degli anni 50 dell'Ottocento veniva usato dai pittori impressionisti. Quindi le marche produttrici di colori da allora si sono moltiplicate e oggi abbiamo una possibilità di scelta incredibile e spesso ci troviamo ad essere indecisi su quale marca scegliere e su quali prodotti usare. Quelli che vi mostrerò, le marche dei prodotti che acquisto, non sono quelli che assolutamente si debbono usare, ma quelli che io consiglio, come dico sempre, e che la pratica e l'esperienza mi hanno convinto ad usare. I colori quindi che ritengo essenziali e fondamentali per una tavolozza ad olio sono questi: il bianco di titanio, il nero di Marte, il rosso di cadmio, il rosso di Marte, la lacca di alizarina, il blu cobalto, il verde ossido di cromo, il giallo di cadmio, l'ocra gialla e il bruno Van Dyck. Cominciamo con il bianco di titanio. Questo bianco lo preferisco al bianco di zinco, però bisogna fare una premessa. Tutti e due i bianchi hanno dei piccoli problemi. Lo zinco, il bianco di zinco, tende a screpolare col tempo, e invece il bianco di titanio ha un pochino a sfarinare. La marca che io scelgo, come tante altre, ha ovviato in questo modo, mischiando una piccola parte di pigmento di zinco alla maggior parte di pigmento di titanio. E così hanno ottenuto un bianco molto solido e molto luminoso che elimina questo tipo di problema. Come vediamo se questi due pigmenti sono presenti nel bianco che noi acquistiamo? Lo guardiamo sulla fascetta, dove vi sono sempre elencati i pigmenti che sono stati usati per preparare il colore. In questo caso PW4 sta per pigmento di zinco e PW6 per pigmento di titanio. Quindi bianco di titanio con l'accortezza di vedere se all'interno vi è anche una piccola percentuale di bianco di zinco. Sempre per quanto riguarda i colori minerali, che saranno la totalità dei colori che andiamo a usare, ecco il giallo di cadmio, che è un solfuro di cadmio, molto solido e coprente, ideale per qualsiasi tipo di pittura. Ha delle bellissime gradazioni, dal limone al giallo intenso. Io ne uso due, il giallo limone e il giallo di cadmio chiaro, però ve ne sono molte altre. Vi è lo scuro, il medio, l'oro e l'arancio. Quelli che uso io sono quelli che presento adesso. Altro colore per me fondamentale è l'ocra gialla, sempre
bisogna stare attenti alla fascetta che porta nell'etichetta la composizione dei pigmenti, perché a me interessa l'ocra gialla dove sono presenti questi due pigmenti: l'ossido di ferro, il PY42, e la terra gialla, che è il PY43, che è un idrossido di ferro. Vedete, sempre queste sigle indicano il riferimento dei codici dei pigmenti e sono importanti. Questi due pigmenti uniti hanno la particolarità straordinaria che, nonostante il colore sia diluito, non perde di corpo. Assolutamente da avere nella nostra tavolozza. E veniamo ai rossi. Io uso essenzialmente due tipi di rosso: il rosso di Marte e il rosso di cadmio. Il rosso di cadmio è un pigmento molto coprente, soprattutto il rosso scuro. Anche più diluito resta sempre opaco e non dà effetti di trasparenza. Prima di questo rosso, del suo impiego, era impossibile trovare un pigmento stabile nello spettro che andava dal giallo al rosso. Specialmente l'arancione ed il rosso brillante davano molti problemi, che vennero risolti quando, per esempio, i pigmenti di cadmio sostituirono il vermiglione. La brillantezza dei colori risultava molto migliore. Il rosso di Marte è un colore anch'esso coprente e molto vivace. In Una biografia del colore, un volume che vi consiglio, riporta questo, che i fabbricanti dei colori del periodo barocco scoprirono come produrre versioni artificiali di questi pigmenti per riuscire così a controllarne le sfumature. Il ferro degli alchimisti, il metallo marziale, diede vita a una serie di colori derivati dai suoi ossidi sintetici. In un periodo, quello barocco, in cui il rosso è veramente un colore decisivo. Quindi da avere assolutamente nella nostra tavolozza. Il verde che ho nella mia tavolozza, l'unico, è il verde ossido di cromo. È un colore verde dal tono molto puro, considerato assolutamente stabile. Con stabile si indica il fatto che è inalterabile alla luce e all'aria. Conserva la sua brillantezza anche miscelata con i bianchi ed è molto coprente. Mentre invece un ruolo importante lo gioca il colore che andrò a presentare adesso, che è il blu cobalto, sia chiaro che scuro, ossido di cobalto e alluminio. All'inizio del 1800 il ministro degli interni francese ordinò ad un eminente chimico, Thénard, di sviluppare un sostituto sintetico per il blu oltremare. Lui fu ispirato dagli affascinanti smalti blu delle porcellane di Sèvres, che erano ottenuti da sali contenenti il cobalto. Quindi Thénard sperimentò una miscela di sali di cobalto e allumina. Ne risultò un incantevole blu, puro e brillante, non solo straordinariamente stabile, ma anche rapido ad asciugarsi e perfetto da mischiare agli altri colori. Nonostante il costo relativamente alto di questo pigmento, gli artisti lo adottarono molto velocemente, apprezzando la sua straordinaria libertà che offriva loro nel potersi mischiare con qualsiasi colore senza alterarli. Ora passiamo al Bruno Van Dyck o Bruno di Kassel, per me un colore insostituibile, soprattutto per le opere che faccio ultimamente con i cieli monocromi e con i paesaggi monocromi. Ha una particolarità straordinaria di essere solido e di essiccare rapidamente. È un bruno molto intenso. Infine il nero di Marte, che è anch'esso un colore molto solido che essicca rapidamente, però da usare con parsimonia. Se dipingo con la tavolozza a colori e quindi il cromatismo è ricco, non lo uso mai. Lo uso invece nei dipinti monocromatici, che magari parleremo di questa mia tavolozza particolare in un altro video che faremo più avanti. Infine la lacca, che è l'unico composto organico che uso, quella di alizzarina o la lacca di Garanza. È molto trasparente, conferisce una velatura intensa soprattutto ai gialli e ai rossi. Si preparava anticamente con la radice della robbia, ma ora penso che la gran parte dei colori sia ottenuto sinteticamente, anche se troviamo ancora preparati con questo vecchio sistema originale. Quindi la tavolozza si dispiega con una decina di colori che sono essenziali
e anche bastevoli per una gamma e una tavolozza molto varia e molto duttile. I colori hanno una buona capacità di interagire fra di loro, di essere accostati, mescolati, e quindi l'ideale per chi vuole iniziare ad avere dei punti fermi su cui iniziare per elaborare il suo ventaglio cromatico. Siamo giunti al termine di questo video, che spero che sia stato informativo e utile, anche per chi non è un addetto ai lavori, perché la pittura va considerata nel suo insieme, dal supporto dove noi lavoriamo ai colori che mettiamo sul supporto, e ogni pittore ovviamente ha la sua tavolozza. Avremo modo di vedere magari più avanti quali sono le tavolozze, i colori che compongono le tavolozze dei pittori, anche quelli più famosi. Vi volevo fare una raccomandazione di guardare nella descrizione del video, dove metto tutti i link relativi ai colori di cui ho parlato in questo video. Vi ringrazio nuovamente di essere stati qui e ci ritroviamo martedì prossimo. Arrivederci.